abbaida in che lui severa sa più bella, fa che valare un'istella alla lumare ancora sa vita mia. Saluti a tutti, in questo video vi parlerò di Ichnusa o Cunnusa, la Venera è sarda. Come si chiama quel nuraghe? Avrebbe chiesto Giorgio, appena nominato vescovo di Suelli, ai suoi accompagnatori che gli facevano conoscere il territorio della diocesi. Si narata su nuragi di Sugunno, avrebbe risposto questi alla sua domanda. Come? Avrebbe esclamato il prelato con tono sbalordito. Questa è una parola impronunciabile per chi ha acquisito un'educazione cristiana, avrebbe aggiunto. Quindi avrebbe concluso dicendo: lo chiameremo da oggi Sunuragi di Sunomini Malu, il nuraghe del malo nome. Il cunnu in sardo, organo genitale femminile, divenne durante il periodo cristiano medievale una parola vietata in pubblico, soprattutto in presenza delle donne a cui il cunnu apparteneva. In tempi precedenti invece l'espressione sugunnu 12 cunnos poteva rievocare le 12 divinità dei titani che, come una moderna par condicio, erano composti da 6 maschi e da 6 femmine. 12 era il numero perfetto per i sardi, che contavano a 2 fino alla dozzina. 12 erano state inoltre le fatiche di Ercole. Il cunnu era un dono del cielo, che i sardi avevano visto nella costellazione oggi detta del Cigno, formata da 5 principali stelle che disegnavano una croce. Il Cigno era chiamato in greco antico Kuknos e in latino Ciunius. La Y latina, come si riscontra col confronto con il greco, traduceva sempre la nostra U sarda, mai la I. A ciò si deve aggiungere che la lettera G è stata inserita nell'alfabeto latino e affiancata alla C per sopperire al gamma greco solo nel 230 a.C. dal console Spurio Carvilio Massimo Ruga. Per chiarire il concetto, ad esempio, l'aggettivo magno, sia grande, doveva essere scritto magna, in cui la consonante C divenuta G era la forza attiva della successiva N, per cui magna o macna era pronunciata manna e cinius o cucnus, cunnu, come in sardo. Dunque cucnus o cunius si leggevano uno e l'altro cunnos e cunnus, poiché in entrambi i lemmi le lettere interne K greca e G latina costituivano il raddoppiamento della consonante N. Senza la S sigmatica del nominativo, tali voci risolvevano in cunnu. In altre parole, il cigno della famiglia dei volatili anatidi era sinonimo del cunnu femminile. In effetti, sia il cigno che il cunnu hanno le ali, in quest'ultimo caso chiamate in anatomia grandi labbra, che se aperte danno proprio la percezione delle ali di un cigno. La stella che segna il becco del cigno e quindi il clitoride è denominata nella nomenclatura moderna albireo. Tale nome è stato tradotto dagli arabi con l'addizione di becco della gallina, in sardo de sabudda, che si rifà a saudda, vagina. In relazione a questo aspetto, la divinità femminile del cunnu venne identificata anche come dea lata o dea della vittoria, raffigurata con le sue ali aperte. In sardo Vittoria, tradotto in vittoria, si rifà proprio al bitto, quindi al becco del volatile. Questa metonimia, vale a dire scambio o utilizzo di un nome per un altro, è resa evidente da un affresco di Pompei in cui Giove si trasforma in un cigno per ingannare Leda e accoppiarsi con lei. Il ciglio nella coppiosa letteratura e iconografia greca-latina è quasi sempre associato all'amore. Talvolta, con il calco di un nome da una lingua a un'altra, si scivolava nella metonimia, vale a dire nello scambio di un nome per un altro somigliante, ma con significato differente. Il sostantivo ichnusa, ad esempio, è stato associato da scrittori greci e latini all'essema ichnos, corrispondente al latino impronta. Plinio il Vecchio, per questo, dice che Mirsilo aveva chiamato la Sardegna ichnusa per la somiglianza a un'orma. La voce greca ichnos, però, è un nominativo neutro della seconda declinazione. Pertanto ichnusa al femminile è una estensione arbitraria del nome, perché con tale genere, numero e caso questo sostantivo non esiste nella lingua greca. Occorre premettere che prima dell'utilizzo nella scrittura delle consonanti doppie gemelle, il suono Z della S sonora all'interno di parola era riportato nella grafia con il nesso D più I più vocale, come nell'esempio di media che si leggeva mesa. La consonante S sorda invece, sempre all'interno di parola, traduceva la nostra doppia S di missa.
Detto ciò, nella realtà geografica antica la città di Cnudios, posta nella Caria Anatolica, oggi corrotta in Chinilio o Chinido, era detta in antichità Cnusos. Il nome Cnudios, scritto al maschile, come quello riportato dal letterato Agattarchide, nato nella stessa città, voltato al femminile come la Venere di Cnudia, si leggeva Cnusa. Catullo chiama Cnusia il litorale di Cnusius, oggi Cnosso, sede del grandioso palazzo minoico. Cnusia era l'epiteto di Arianna, moglie del dio Dioniso, secondo Ovidio, che fece scappare Teseo dal labirinto cretese. Ovidio e Catullo descrivono il nome della città cretese di Cnosso con il toponimo di Cnosius, similmente alla nostra Cnusa, evidenziando che Cnosso, che fu sede di Minosse e Dedalo, era omonimo di Cnusos, la città della Caria Anatolica. In tempi e luoghi diversi la diva Cnudio o Cunnusa era vista come una figura femminile dai lineamenti bellissimi. Una statua detta Afrodite, secondo Plinio il Vecchio, era stata scolpita da Atene da Alcamene, ma la scultura che divenne immortale nella storia fu quella realizzata dall'artista Prassitele. Egli era riuscito a far vivere la dea dell'amore in un blocco di pietra. La statua, dice Callimaco, fu esposta nella città di Cnudios e, come racconta Plinio il Vecchio, la scultura di Cnudia Cunnusa era talmente bella che molti andarono a vederla quasi fossero pellegrini in un viaggio religioso. Nella opposta alternanza tra odio e amore, tra vita e morte, l'altra faccia della medaglia, opposta alla testa di Venere, era la croce, indicando con le sue 5 stelle principali la costellazione del Cigno o Cunno. In sardo, arrughinare vuol dire mettere in croce. Espressioni quali cravarinci in su Cunno, chiudite nella vagina, o torladinci in su Cunno, ritornate nella vagina, prefigurano un ritorno nell'utero materno della persona a cui è rivolta la bestemmia. Idealmente la crocifissione rappresentava per il condannato un rientro nel luogo da cui era nato. Tale pena era riservata a chi aveva commesso reati gravi. Nel 403 a.C., come racconta Plutarco, il comandante cartaginese Magone, per paura di affrontare il nemico, si suicidò, ma per punire la sua codardia fu crocifisso cadavere. Conquistare il Cunno era per l'uomo, e lo è ancora oggi, una sfida per ottenere la vittoria latta. Uno dei più grandi condottieri della storia, Costantino il Grande, prima della fatidica battaglia del 312 contro Massenzio a Roma nei pressi di Ponte Milvio, fu illuminato dalla croce che gli apparve durante la notte. La visione di Costantino non era dovuta alla croce di Cristo, poiché egli era un pagano, convertitosi al cristianesimo solo in punto di morte, ma a quella della costellazione del Cigno o del Sugunno. Con tale simbolo impresso nelle armature, Costantino conquistò la sua importante vittoria latta. Per questo oggi la costellazione del Cigno è detta in sardo del Santo Antine. Il più grande personaggio che subì la crocifissione fu Cristo, a cui è associata la croce come simbolo del cristianesimo. Tale emblema era stato utilizzato in precedenza dagli egiziani con la croce ansata e prima ancora di questi dai sardi attraverso la Dea Madre. La costellazione del Cunno rifletteva dal cielo sulla terra la donna procreatrice. Diverse sono le statuine neolitiche sarde risalenti a più di 3000 anni prima di Cristo che rappresentano la femminilità cruciforme e, quasi riproponendo l'architettura a imitazione della croce del Cunno, i sardi antichi costruirono centinaia di pozzi sacri che nella loro idealizzazione rappresentavano il ventre della terra, dalla cui natura, attraverso l'acqua che ne sgorgava, la Dea Madre donava la vita. Infatti il triangolo rovesciato con la cuspide rivolta verso il basso rappresentava idealmente il pube femminile. Il cuneus latino, che traduce in una figura triangolare, conserva un chiaro riferimento al cunnus sardo. Cugno è la variante arcaica di cogno, in sardo gonnos, da cui gunare, che è paragonabile a una piramide. La gunna è il monte di Venere e trova riferimento pratico nella gunnedda, gonna in italiano, quindi nel triangolo pubico. Nel primordiale altare sacro di Santo Stefano in territorio di Oscri, tale geometria celeste è riportata con un triangolo scolpito nella roccia, all'interno del quale è disegnata la costellazione del Cigno. Se si prova a rovesciare il triangolo, compare d'incanto il pube femminile, con in basso la croce che disegna il Cunno. Strabone fa una precisazione in ordine al nome dei pelarci, chiamandoli pelargos. In greco pelargos voleva dire anche cicogna e legava in tale maniera il sardo-pellaggio alla figura mitologica del cigno. Dunque la cicogna, da cucunna,
era l'alter femminile del cigno o del cunno. Per questo vi è la credenza che la cicogna o cucunna porti figli e non perché si posi sul comignolo di una casa dove deve nascere un bambino. Cucunno era un nome comune nell'Oriente, ad esempio nell'obelisco di Biblo, datato tra il 2000 e il 1700 a.C., è ricordato Cucunno figlio di Luca. La tintura di porpora è detta dai romani pure pelagium, con riferimento al pelasgo di pelli vestito. I principi o i comandanti che indossavano il mantello purpureo erano identificati anche con l'airone rosso, detto in sardo tra gli altri mengo arrubio, similmente al fenicottero, chiamato mengoni. Il flamenco è il ballo che si rifà proprio alla flamma e al mengo o airone rosso. Nella Roma repubblicana i sacerdoti flamini, la flamma, erano quelli che sovrintendevano al tempio di Vesta, dove veniva tenuto acceso il fuoco perenne, simbolo del focolare domestico. Anche il popolo flammingo deve alla flamma o all'airone rosso il proprio etnonimo. In altre parole, cigni, cicconi e aironi erano legati o rappresentavano idealmente la costellazione del Cigno. La stella più luminosa della croce latina del Cigno, che segna il Pube, è detta in arabo Denebe, da Danebe, che vuol dire coda. In sardo, la mamma siede il bambino in coda o nel grembo materno quando lo deve allattare o ninnare. Non a caso nei pressi dell'altare rupestre si trova una roccia in parte scolpita dall'uomo che rappresenta proprio la vagina. Sinnadi è l'imperativo sardo per chiedere a qualcuno di farsi il segno della croce. Susinus sardo traduce il seno evangelico, inteso sia come mammella sia come organo di concepimento femminile. Infatti, secondo le Sacre Scritture, il figlio unigenito del Padre è stato generato nel seno della Vergine Maria. In tempi relativamente recenti è stata coniata una moneta di 5 centesimi chiamata sisino. Susisinus sardo, equivalente ai 5 centésimos in spagnolo, era dunque la realizzazione di un'unità monetaria stellare. Vi è un collegamento diretto tra il sisino e il sisini, poiché quest'ultimo in sardo traduce proprio il nome del cigno in italiano. Il toponimo Sisinio, Sisini è presente in tutta la Sardegna. A San Vito è registrata la località di Sisini Arrubio, che richiama alla mente Sargenti Arrubia, ossia i fenicotteri o mengoni. Nel greco antico compare il lemma cunuzza, pronunciato cunuzza, che vuol dire pulicaria, pianta dal cui unguento si produceva una sostanza che secondo la tradizione cacciava via le pulci. Puliga, che deriva da pula, quindi stella in sardo, oltre a essere un cognome è anche uno dei tanti appellativi dati alla vulva. La Sardegna venne di conseguenza chiamata in antichità Ecnusa, ovvero terra dei Scunusas o semplicemente Cunnusa, senza la i prostetica presa in prestito alla voce Echinos, che è estranea a Cunnusa. La dea sarda della bellezza e dell'amore, Cunnusa, fu chiamata dai greci Afrodite, che significa letteralmente schiuma, epiteto riportato dai romani con il calco di Venere, ablativo singolare, che traduce il verbo venere nell'atto conclusivo dell'amore, ossia nel venire. La Venere sarda era anche denominata Cupride. A tale riguardo Callimaco dice che Cupride in Sardegna riceveva offerte per gli imbarchi, quasi fosse la santa protettrice dell'isola. In effetti Cuprite è sinonimo di sardo, il rosso dei lussuriosi. I romani dedicarono a Venere la giornata del venerdì, ma i sardi non l'accettarono mai, seguendo a chiamare tale giorno Kenapura, Kenabura o Cenabara. Neppure il pianeta stella Venere attecchì, poiché in sardo era detto Pesperu quando si presentava la sera e Lucifero quando compariva al mattino. Cunnusa, Afrodite, Cupride e Venere erano perciò la stessa divinità femminile, chiamata in modo diverso a seconda del contesto territoriale. Tutte erano originate dalla croce della costellazione del Cigno o del Sugunno. Per questo la Venere dei Romani venne appellata anche Rucina, Letta e Ruchina, in sardo Venere della Croce. Tolomeo individe al centro di Erucino, pronunciato Eruchino, nella Sardegna settentrionale, nei pressi di Erula, cittadina affacciata sulla foce del Coghinas, dove ancora oggi esiste il porto di Codaruina, ossia della stella della Ruchina. La Eruchina sarda era omonima dalla Eruche sicula, oggi detta Erice. In una moneta romana compare la Venere Ruchina, riconoscibile proprio dal suo orecchino a forma di croce. Con la sovrapposizione culturale del cristianesimo al paganesimo, quasi tutti i monumenti megalitici dedicati alla dea Cunnusa furono man mano rinominati dai sacerdoti della nuova chiesa.
Non essendoci però una figura femminile di rilievo nel martirologio ecclesiastico cristiano che potesse reggere il confronto, i santuari dell'antichità furono ribattezzati generalmente con l'appellativo di Costantino. Antine, Gantine o Bantine era il nome dei Cosantini, ossia di colui che vinse confidando nelle stelle crociate. In luoghi differenti Cunnusa poteva essere sostituita da Vittoria, quindi in sardo Vittoria, da Dea Latta, come le labbra del cunno e il becco clitorideo. In altri contesti poteva essere utilizzato direttamente il nome della croce, la strada Ab Ulbia Caralis, che da Olbia andava a Cagliari, o quella che, attraversando la Sardegna centrale, partendo da Coda Rucchina, giungeva al promontorio Cunniu Cario o Cunnu di Carales, è denominata nella tabula peutingeriana del III-IV secolo d.C. con l'appellativo di Crucis, che significa della croce. In altre parole, quella strada segnava un'antica via Crucis, la cui denominazione fu ripresa nel Medioevo dai cattolici per esternare la passione di Cristo. Quando il Cunnu divenne una parola impronunciabile, il Cunnu Dogi fu trasformato in Santu Dogi. È molto probabile quindi che i 12 fossero esposti lungo il tragitto della via Cunnusa o via della Croce. Sebbene i cristiani abbiano cercato di bonificare i nomi dei più importanti luoghi pagani, la memoria storica dei sardi non è stata del tutto cancellata. Percorrendo a ritroso nel tempo e nello spazio l'antica via Crucis, via della Croce o Camino del Sugun, è possibile ancora oggi individuare i nomi e luoghi legati alla divinità della bellezza femminile sarda. Ad esempio, la dei Sardi riporta a Conala, alle ali della croce o all'Alasio, l'albero dell'agrifoglio, le cui foglie sono simili alla spada nuragica. La croce di Costantino si può trovare ancora oggi a Sedilo, Samugheo, Genoni, Ruinas, Alas Ruinas o Ali della Croce in una località nel comune di Ortueri. Alla fa ugualmente riferimento alle ali o all'Alasio. Claudio Tolomeo, la sua geografia, aveva trascritto per la Sardegna centrale il popolo dei Cunnusitani, etnico chiaramente riferito al Cunnu. È difficile individuare la collocazione reale di questo popolo, poiché esistevano tanti centri defunti a Cunnusa, quali la reggia nuragica di Santo Antino e Torralba. Il Cunnium Carium, luogo dove era posto il tempio dedicato ad Astarte, Astoretta Latta, Venere Rucchina, riporta nella seconda parte del composto il nome della Caria sarda, terra madre di quella anatolica, e il cognome Caria. Nel territorio tra San Basilio e Sant'Andrea Frius, a pochi metri dal grande telescopio spaziale, è presente una sorgente chiamata Minza deis Cunnus, sul cui ingresso sbarrato da una porta in ferro è affisso un cartello con su scritto Minza de su numini malu. È evidente che non vi era solo il nuraghe di Sugunno, impronunciabile per la Chiesa, ma anche altri luoghi consacrati a Cunnusa. Il fatto che la sorgente venga chiamata Minza e non Mizza lega inscindibilmente il membro maschile all'organo genitale femminile. Un'altra fontana, detta Nomene Malu, è situata in territorio di Cugliari, ma il dato era universale, poiché anche fuori dalla Sardegna Malu Nume era il nome di una sorgente posta nei pressi di Lappano, in provincia di Cosenza, ricordata anch'essa nella tradizione popolare come Fontana du Cunnu. Fin dal Neolitico era inoltre frequentata la grotta detta Utroba, che in bulgaro traduce il sardo Cunnu, posta nell'antica Tracia, la cui forma è in parte modellata come il Cunnu, similmente a quella oschirese di Santo Stefano. Un residuo del sostantivo Cunnu si può trovare nell'inglese queen, che vuol dire regina. Da tutto ciò si evince che il cardine su cui è ruotato nell'antichità il mondo della donna attraverso la storia deriva dal sardo Cunnu. Il divo Cucunos, figlio di Apollo, infatti viaggiava su un carro trainato da cigni. Pertanto è qui in Sardegna che sono nate le costellazioni che conosciamo oggi, ed è sempre qui, nell'isola sacra, consacrata alle donne, che si è sviluppata la civiltà dell'uomo nel Mediterraneo antico. Cos'è nella vita più importante del Cunnu che attraverso l'amore da un'altra vita? Avrebbe sussurrato uno degli accompagnatori del vescovo di Sueli una volta congedatosi dal prelato. La bellezza femminile è come la giovinezza che ti sorride, avrebbe accennato un altro istante. Un terzo avrebbe aggiunto: possono anche chiamare il Cunnu con un altro nome, ma sempre Cunnu rimane. L'ultimo, che era rimasto in silenzio, alla fine, sollevando la mano in direzione del vescovo che andava via, avrebbe sbottato dicendo: ma voi non ti ci gravas in su Cunnu. Saludos a tutti. De mendula in fiore
profumanza era e tu sei su frutto e su vero amore sa luna e calana a salenu e su sole tu e ghinghe sa terra de grazia di